Io mi voglio rivolgere a chi pensa che questa qua sia un action cam carina, semplice, in sostituzione, ma anche della GoPro, anche della DJI Osmo Action. Guardate quanto va piano, adesso è lo 0,54%. Ecco, a parte il cursore che è erratico, sembra va veramente dove vuole lui, adesso sta più... Ma vedete che scatta? Cioè, questo fai da 2 minuti è la velocità maggiore con cui esporta. L'Insta360 è un'ottima macchinetta soprattutto nella versione Twin Pack dove ti danno a 300 euro ormai, se seguite il mio canale Telegram, Marco risparmia tutto di offerte, sia la versione wide angle, la lente wide angle, sia la lente 360 gradi. E fai delle cose veramente fighe perché la stessa scena tu cambi l'angolazione della lente 360 e sembra che hai usato due camere differenti, quindi... Per carità, a me piace, fantastico. Però il concetto è che ha un sacco di cose fighe, potrei fare un video di 2 minuti in cui vi parlo dell'effetto strano, wow, e poi se ha un difetto ve la comprate e ve lo scoprite da soli. No, a me non piacciono gli youtuber che parlano solo bene, per cui l'angle stitching non è che le venga particolarmente bene, per esempio, prima cosa, ma non è questo di cui vi voglio parlare. E ribadisco, ha un sacco di vantaggi soprattutto quando le fai le riprese con le camerine sott'acqua perché white balance a qualsiasi profondità, oserei dire perfetto, insomma veramente molto buono. Poi la sabbia, 1 metro, 3 metri, 5 metri, 4, qualsiasi profondità va bene il white balance, ma... Però non va bene. Allora qua ho pensato, ah che bello, facciamo una ripresa di il bagnino, questi sono i bagnini del Saitta di Loano che saluto tutti, soprattutto Gianni che ci ha fatto organizzare questo evento divertente. Avete visto Gianni, si è tuffato, l'ho ripreso, no? Sia, un po' più indietro, l'ho ripreso sia da sopra l'acqua sia da sotto l'acqua e mi sembrava una roba figa, no? Molto divertente. E com'è che ho fatto? Quando ero sopra, cioè sopra, eccola qua, è proprio lei, la Insta360. Eccola qua. Eccola qua. L'Insta360 è messa qua in alto e secondo me questa funzionalità con l'angolo 360 io posso cambiare se le cose mi succedono a destra, a sinistra. Molto figo. Eh, Però adesso accendo il software così capite. Carichiamo dentro i file. Ok. Allora, vi faccio vedere il problema, no? Molto bella questa cosa che io praticamente posso cambiare l'angolo, no? Quindi siccome è una lente a 360 gradi, dove sei? Ti si sei nascosta per la vergogna, riprende sia di qua sia di qua, poi in questa parte in cui riprende con tutte e due li unisce con lo stitching che non è perfetto, ma non è questo il punto. Facciamo col punto che io voglia riprendere il momento del tuffo, ok? Questo è Gianni che si sta per tuffare, ok? E facciamo che io voglia fare l'effetto small planet, no, tiny planet. Guarda, sono tutte cose fighe, guarda che figata. Regolo. Ecco, guarda che bello. E dico, voglio fare questa cosa qua, no? Che si tuffa e lo riprendo così. Ok, io sto impostando, come vedete, da 12 a 14 minuti, quindi sono 2 minuti che io voglio esportare, perché a questo punto io voglio esportare così, con questa visuale, no? Con un'altra. Dynamic Stitching, non aggiungo né Chromatic Calibration né altre opzioni, ok? Tengo il Flow State e Lock Direction, cioè deve riprendere sempre di qua, ok? Quindi non le opzioni più avanzate di quelle che fanno aumentare tanto il tempo di esportazione. Lo esporto in H265 perché voglio risparmiare spazio sul mio hard disk, perché a fare clip con le action cam con pochi minuti si riempiono dei tera fra un po', no, dei giga, però si fa in fretta. La esporto a 30, ok, la esporto a 4K, quindi 3840 x 1920, non metto il remove grain, quindi una cosa facile, no? Lo metto in la mia cartellina download, per esempio. Ok.
Cioè sono 2 minuti di video, ok, con un'esportazione facile a 30 megabit al secondo, senza il remove grain, senza chromatic correction, senza niente di che. Secondo voi quanto ci mette? Abbiamo detto 2 minuti di video, se va a real time, cioè è lenta, perché un software di video real time è lento, ci mette 2 minuti per fare 2 minuti. Però uno potrebbe dire, faccio una registrazione di un'ora, faccio l'esportazione in un'ora, vado fuori a cena, intanto lo faccio. Ok, adesso andiamo a vedere come va, come velocità. Vabbè, ci mette un po' a partire, pending, fra un po' parte, ma non è questo il punto è quando parte. E questo fai da 2 minuti è la velocità maggiore con cui esporta. Se io appena, ok, adesso abortisco perché non me ne frega niente. A me, su questo file qua, siccome Regista 360 devo trovare l'angolo giusto, ho dovuto prima esportare tutto per capire cosa stava succedendo e poi dovevo capire la singola scena come. Quindi prima dovevo esportare tutto, che sono 20 minuti. Ecco, a parte il cursore che è erratico, sembra, no, quando Obi-Wan Kenobi parlava dei fulminatori, non è erratico come i fulminatori, cioè va veramente dove vuole lui, adesso sta più. Ma vedete che scatta, cioè è una roba. Trovare il punto è una roba terribile e ve lo dico, questo è il problema degli statistici, questo software qua fa schifo, cioè è lentissimo, è inutilizzabile secondo me, no? Poi mettiamo che io voglia solo mettere la chromatic calibration, a parte che riparte da zero, non ho ben capito perché. Ok, mettiamo che io voglia vedere tutto da qua, no, così fa schifo. Ok, voglio vedere tutta la scena, ah che bello, ok, esportalo, guarda quanto ci mette. Ok, esportalo. 20 minuti, vabbè, adesso aspettate che metto H265, metto sempre 30 megabit, non 100, non 150, 32, metto 4K, 3840, sempre nella cartella download. Adesso siete pronti a vedere quanto ci mette, do il via, sono 30 minuti di video. Ok. E io quello che ho pensato, vado a letto, perché ho detto, vabbè, 30 minuti non li fa in real time. In realtà mi piacerebbe, cioè ci mettesse mezz'ora per fare mezz'ora di video, sarebbe figo. Io ho detto, vado a letto e domani mattina me lo trovo, c'ho Amphetamine, no, per il Mac, che te lo tiene sempre acceso, fa in modo che non vada in freeze, non vada in sospensione, quindi lui sta lavorando, non va mai praticamente in background, no? Quindi tu ti svegli al mattino, ho detto, Madonna, metto 9 ore ho messo, no, di anfetamine, ho detto ce la farai in 9 ore. Guardate quanto va piano, adesso è lo 0,54%. Capite che, cioè, per me il concetto è, io mi voglio rivolgere a chi pensa che questa qua sia un action cam carina, semplice, in sostituzione, ma anche della GoPro, anche della DJI Osmo Action. Questa è facile da utilizzare perché tiri fuori la sua SD, metti in Final Cut il file e lo editi via al volo. Qua abbiamo un passaggio in più che c'è nella versione 360, trovare l'angolo, vabbè, è un casino, ci sta il 360, ma lo devo esportare una volta e vedere cos'è successo quando. Impostare l'angolo lì, cioè mi parte via su mezz'ora di video a rivedermelo tutto e poi fra l'altro devo mettere il puntatore tipo adesso voglio riprendere sul 360 questo angolo, poi fra un po' questo, devo stare lì, ci metterò 4 ore per un video di mezz'ora. Poi glielo faccio esportare, a me è successo che in 9 ore è arrivata al 50%, non ce l'ha fatta. Allora, secondo me se volete un action cam facile, questa non va bene. Fra l'altro, come qualità video, diciamo che la qualità video è eccezionale, eccellente veramente, però l'aberrazione che introduce nella prospettiva è abbastanza importante, quindi diciamo che non è la migliore come qualità, è la più duttile e la più divertente, però se volete una camera facile, secondo me per esempio comprate la DJI Osmo Action, doppio schermo anche frontale, la Insta360 lo schermino lo girate quindi figo, fate le riprese, c'ha una qualità buona, c'ha l'audio buono, c'ha tutto buono e via. Poi tornate a casa, ci volete mettere 8 ore solo per rivedere il file nelle Insta, poi lo buttate nel file nel programma di montaggio video, ci mettete altre 8 ore. No, secondo me no. Quindi il mio alert è non è per chi vuole fare le cose per divertirsi in fretta. Chiaro,
Non so, mi viene in mente i Moonrider che fanno i giri in motocicletta con la Insta e se fai un giro di un'ora quanto ci mettono a editare il video, che fatica. E arrivati al 2,80% dopo questa paternale, questa è eccezionale, ma è eccezionale se volete le cose strane e se fate clip molto corte, altrimenti veramente diventa un incubo, per non parlare poi, adesso lo stop, no, lascia andare avanti così vediamo. Clip H265, l'ho fatta, ecco, perfetto, dovrebbe essere questo. Quando lo esporti e te lo esporti comunque tutto esteso, cioè io gli ho detto fammi quest'angolo, questa visualizzazione, fammi tiny plant e fammi lo standard e me lo ha esportato sbagliato, adesso mi sa che gli ho... Addirittura questo file, guardate come l'ho chiamato, Casso Bagnini, cioè non ne potevo più, io stavo lì a esportare, magari per 2 minuti ci metteva 2 minuti, 4, 5 minuti e poi mi veniva fuori, ma no DJI Osmo Action, mi veniva fuori una roba di nuovo a 360 tutto allargato. Vediamo sotto. Un'altra, cioè tutte così mi sono venute fuori, cioè è uno sbattone andare a scegliere l'angolo, il cursore non funziona, ci mette un sacco a esportare e poi lo esportate sbagliato dopo 9 ore magari di esportazione. No. Ma siccome è un mondo meraviglioso, la Insta360 fa delle riprese bellissime, potete scegliere l'angolo, se seguite il mio canale Telegram la comprate, lei sia al 360 sia all'angolo normale, il wide angles, a 300 euro, è un action cam fantastica come qualità, quindi perché si vuol divertire, sì, buona consigliata.